chegamos na casa do Valério e da Adelina e hoje a gente vai aprender a fazer casoncelli. Per ogni etto di farina un uovo intero. Io in casa ho questa farina di grano duro, facciamo metà e metà invece di grano tenero. È molto importante non usare la farina integrale. Ah, integrale não riesce a fare perché si rompe. Sì. Se for usar integral, eu acredito que tem que misturar com a outra farinha. Tipo, mesclare la integrale con la bianca e quindi... Noi a volte mescoliamo anche quando facciamo la pasta fresca, perché questa è pasta fresca che poi mettiamo in ripieno. Usiamo anche un po' di farina di castagne. Oppure mettiamo anche un cucchiaio di cacao amaro. Facciamone 4 etti. Quindi 200 grammi. Questa è 1 chilo. Ah, tem a tecnica aí, ó. 200 e 200. Sì, fatto. sì. Questa non l'ho mai assaggiata. È una birra di olive. Di olive? Brava Adelina. Cellina si chiama la birra. Cellina. Una birra di olive. Sì, malto d'orzo, estratto di oliva cellina. È pugliese questa. Salute. Salute. Então 100 gramas, um ovo. Cada 100 gramas un 400 uovo. gramas, 4 ovos. E per cada persona è 100 grammi, più o meno, no? No, No, è è di... troppo, no? Possiamo pesiamo dopo, perché non abbiamo mai pesato. Di solito i casoncelli a numero, quindi non so, dipende dalla grossezza e da quanto si vuole mangiare. Quindi se è piatto unico si possono mangiare anche 10 casoncelli. Então você começou a assistir agora, isso é uma surpresa. No final você vai saber quantos casoncelli vão sair dessa receita. Perché si possono fare molto grandi, ma si possono fare anche piccoli. É melhor mettere uno a uno le uova per vedere Sì, come... sì. Anche perché credo Anche che la le- umidità si può... Sì. Aqui já tem todos os 4 ovos, as 400 gramas de farinha. E agora é só misturar, né? Allora, la farina di semola assorbe molto acqua, è quindi- molto asciutta, trattiene tanto liquido, quindi può darsi che 4 uova non bastino. Però invece di aggiungere ancora un uovo, è mia mamma che mi ha insegnato a fare queste cose, si prende un cucchiaio e si aggiunge un cucchiaino di acqua, anche frizzante, perché dà Porosità. porosità impasta. alla pasta. Ah. Però secondo me questa basta, Sì, basta. come umidità. Toccare? Sì, Basta. perfetto. Agora tá colocando no papel, né, Vi? No pra não perder a umidade, plástico, senão ela vai rachar e vai... no plástico filme. E adesso Lascia- mezz'ora. Sì, Non in mezz'ora. frigorifero, Não in frigo. Qui. Non in frigorifero, Ah. lasciala fuori. Questo per fare lo ripieno. Il ripieno sono spinaci scottati a vapore che poi ho congelato. E come fa per congelare? Solo cuocere l'acqua Non in acqua, a vapore. a vapore. Pochi minuti. Poi li faccio la pallina tirando fuori un po' d'acqua e poi li metto nei sacchetti nel congelatore. E quanti tempi si può lasciare? Poco, prima la consumi meglio è. Anche 2 o 3 Noi mesi la puoi lasciare. 2 o 3 mesi? Ah, Sì. così va bene, perché se prendi un masso così di spinaci, dopo ci fai... Sì, ma li puoi lasciare veramente. Então a dica é congelar espinafre
É, só cozido no vapor, vapor. porque assim não perde as propriedades e você consegue guardar por até 3 meses. E aí quando você quiser usar é fácil, porque é só botar aqui e vai descongelando. E che altro ripieno possiamo fare? Se la persona non piace le spinache. Tutti i ripieni qui nella nostra zona. Il tortello più famoso, diciamo, e ha un ripieno di pane, formaggio e carne macinata, però la carne macinata prima viene cotta. Quindi tu fai, non so, prendi un pezzo di carne e la cuoci a, come si chiama? Vale, a brasato, con le verdure, un po' di vino, la cuoci tanto. La macini e poi fai un impasto con formaggio e pane, una bella massa di impasto, e poi il condimento viene fatto con un sugo di carne, un ragù di carne. Di solito è il piatto della vigilia di Natale, non si fa sempre il piatto delle è un piatto feste, delle no? E questo è un grana padano? Parmigiano reggiano. Questo è un parmigiano reggiano. 30 mesi. E questo mettiamo il ripieno. Questo sì. Questo bisogna aspettare resfriare o no? No. Adesso mettiamo la ricotta. Ah, agora tá jogando sal, ó. Poi metto anche, a me piace mettere le spezie. Questa è cannella, chiodo di garofano. Buonissimo. C'è profumo di vin brûlé. Sì, perché ci sono i chiodi di garofano. Noce moscata, chiodi di garofano e cannella. Adesso metto la ricotta. E poi serve anche il grattugiato. Ah, se mette anche un po' di grasso. Sì, tanto anche perché è quello che dà un po' più di... Va bene, questo Vuoi già. il formaggio? Sì, Vai. 100 grammi. Questo? E sai che io non misuro mai di quantità, vado sempre un po'... Ah, così, mia per mamma è così. fantasia. Mia mamma è così. Com'è la ricetta? Ah, metti questo, ma quanto? Sì, è vero. Guarda che io quando faccio una cosa non mi viene mai la seconda volta uguale alla prima. Sempre È meglio, un po' sempre meglio. Biodiversity. Il casoncello è lo formato, no? La forma che Sì, c'è. sì, poi dentro puoi mettere dentro tutto. può mettere Ecco quello perché che è un vuole. piatto povero, perché si metteva il pane raffermo e un po' di poco formaggio, Le uova eventualmente anche. un uovo proprio così per amalgamare il tutto. Però era quello che c'erano nelle cascine, nelle case povere. Agora o impasto, a massa ficou ali descansando por uma meia hora, até um pouquinho mais, né, Vi? Ele vai começar a abrir, ele tem um rolinho ali, ele tá passando um pouquinho de farinha, vai colocar, mas é tudo tradicional, né? Questo qua lo faceva la mamma sua, la mamma mia. E guarda, mettiamo la farina di semolino, che è una farina molto grossa. Si può usare anche la farina della polenta, però questa è semolino. O Vinícius tá ali abrindo a massa. Dá um pouco. É, queimar as calorias, né? Porque só comer não dá, né, amor? E allora, qui con il piatto, vira, Sara, Sara, lo chiudi. E prima di Artigianale, far così. però, Molto artigianale. E anche e aí faz a marcação no meio. Bene, bene. Lo ricorta. Ah, que belo. E aí saem umas meia luazinhas. Uns pastéisinhos. Ah, ué, proprio come conhecemos o torteio. Più o meno 60.
Credo, più o meno 50-60. Ciao! Ciao! Siamo aqui in lavoro. Facciamo una pasta brasiliana. Piacere Daniela. Ciao, piacere Vinicius. Non potevate capitare meglio qua, Sono i ristoranti della zona. E olha o que ela fez, ela deixou o restinho do espinafre, ela não lavou a panela, só acrescentou água, ferveu e por isso tá meio verdinho assim, acaba dando um sabor na hora de cozinhar a massa. E è messo un po' di sale anche in l'acqua, Sì, no? sì, sì. L'acqua della salata, perché non abbiamo messo sale nella pasta. Qui adesso l'acqua non sta bollendo, come riprende a bollire togliamo. Ah, perché vuol bene. dire che sono cotti. Bene. 2 minuti neanche. Non si mette la pasta nella padella col burro, si mette il burro dopo. Così. Ah, mette prima il formaggio e adesso il burro. Vedi che frigge? Sì. Fa anche il sonido. Quanto di burro hai messo qui? Tutto il pezzo? No. No. È perché c'è 100 tanto qui. grammi, 200 sì? grammi. Allora, nella torta quanto ne avevamo messo? 150. 150. E qui ce ne sono 100. Ecco qua. Arriva! Vedi! Terzo passo. Vale servi. Per poco. Sì, il profumo è ricchissimo. Grazie mille a Coco, alla Se Coca. non fosse arrivati non li avremmo fatti. Non mangiamo per te, no, qua mangiamo per te. Salud!